Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Ve l'avevo promesso e lo facciamo. È anche vero che alcuni di voi, quando ne abbiamo parlato in una diretta, hanno cominciato a dire ma guarda che è una bufala, l'hanno scritto qua, l'hanno scritto qui, l'hanno scritto giù. Però come sempre, come San Tommaso, voglio toccare con mano, voglio metterci il naso, visto che ho anche un bel nasone, come si dice. E stiamo parlando del cronovisore. Bene, parliamo del cronovisore di padre Ernetti. Allora, sì, è vero, poi è stato smentito, non è stato mentito, è stato insabbiato, non è stato insabbiato, però prego di portare attenzione a queste novità che vi apporto. Allora, innanzitutto c'è un padre Brun al quale non è stato imposto il silenzio della Chiesa, che nel 2000 riporta in auge l'argomento. Porta in auge l'argomento e è stato poi questo argomento addirittura scritto in un libro che è stato pubblicato qualche anno fa, è scritto esattamente da Peter Grassa. Quindi sia padre Brun che Peter Grassa pubblicano dei testi fino a questo momento, diciamo così, occultati. Anche un epistolare tra ben 15 scienziati molto rinomati all'epoca. Come mai questi 15 scienziati si erano incontrati con padre Ernetti? Allora è tutto falso oppure c'è della verità nel cronovisore? Può essere che il cronovisore alla fine non sia stato realizzato in toto, ma comunque sia stato studiato. C'è da dire che un altro scienziato, uno scienziato statunitense, già negli anni 50 aveva ipotizzato e buttato alle basi teoriche e anche uno schema pratico di uno strumento simile al cronovisore. Appunto di questa invenzione del cronovisore ne parla Edoardo Rein nel libro Il miracolo delle onde e ne parla ovviamente come un dato di fatto. Troviamo una conferma in un libro di Don Luigi Robello, che io cercherò di mettervi il link qua in descrizione, così se volete andare a vederlo, dove si parla appunto anche qua della possibilità che la scienza sia riuscita in talune occasioni a portare a conoscenza di fatti sia nella storia passata sia di visioni miracolose o miracolistiche, quindi a impressionare queste cose in maniera da poterle poi rivedere. E si parla di Colangeli, si parla di un sacco di scienziati italiani e meno, ma anche si parla in alcuni scritti addirittura di Majorana. Majorana è un grande scienziato sparito improvvisamente nella storia. Un altro fatto abbastanza singolare che c'è nei rapporti vaticanensi è che intorno alla storia del cronovisore si muovono improvvisamente i servizi di informazione, i servizi segreti sia statunitensi che allora dell'Unione Sovietica. Quindi non poteva essere tutto falso quello che è venuto fuori. Ernetti era un pazzo mitomane, padre Ernetti? Assolutamente, era uno scienziato, era un insegnante di musica e troverete online in alcuni forum alcune sue allieve che ne parlano e dicono: noi non sapevamo niente del cronovisore, ma quando andavamo a fare musica era sempre molto bravo, molto ben disponibile. Cosa c'entra, direte voi, la musica? La musica, come ben sapete, sono onde, onde come sono le onde visive, e padre Ernetti era specializzato e conosceva molto bene l'utilizzo di queste onde. Padre Ernetti poi aveva più di una laurea e più di un titolo di studio e aveva iniziato a fare sperimentazione
nel laboratorio di fisica di padre Gemelli, quindi non era l'ultimo sprovveduto. E come mai allora, quando poi è uscita la notizia sui giornali dell'epoca, subito sull'onda dell'entusiasmo di tutti, Papa compreso, poi improvvisamente è stato tutto smorzato e negli anni successivi si è cercato di infangare padre Arnetti e chiunque abbia collaborato a questo studio? È così pericolosa la cosa? Certo, poi si parla dell'immagine di Gesù che invece era l'immagine di un quadro, eccetera, eccetera, ma questo fa parte di un depistaggio ben voluto. Con questo non vi voglio convincere che non è una bufala, non voglio neanche convincere che sia una bufala completamente. Successe qualcosa di importante, e però per paura che questa cosa molto importante sconvolgesse il mondo e il potere politico e temporale così come noi lo conosciamo oggi, questa cosa è stata poi fortemente insabbiata. 15 scienziati famosissimi, tra cui von Braun e Enrico Fermi a livello internazionale, che mai hanno smentito la loro partecipazione a un incontro con padre Ernetti, ma mai hanno parlato o divulgato niente sul cronovisore. Ma allora cosa ci facevano con padre Ernetti? Perché c'era questo scambio di lettere tra cui si parla appunto della possibilità della esistenza in vita? Voi sapete che c'è il principio fisico che nulla si crea e nulla si distrugge, per cui c'è questa idea di poter catturare immagini e suoni provenienti dal passato, un po' come fa per lo spiritismo la metafonia, cioè la raccolta di parole che rimangono nell'etere. Il mirangolo delle onde, fra le altre cose pubblicato da Hapley, addirittura è del 1937, quindi molto antecedente a, tra virgolette, la scoperta di padre Ernetti. Per cui tutto si collega, cioè se già all'epoca c'era una teoria che era abbastanza plausibile dagli scienziati dell'epoca, perché padre Ernetti doveva essere un folle? Era tutt'altro che un folle, era una persona molto mite e cauta, che improvvisamente viene spinta a divulgare un'informazione, una notizia, e poi viene tutto coperto e tutto infangato. Qual è il motivo? Qual è il decorso reale di quello che è successo? Forse non lo sapremo mai, ma possiamo entrare ancora un attimino di più nel dettaglio di quello che successe. Attenzione che poi padre Ernetti scrisse un libro dal titolo Bibbia, Teologia, Magia e Scienza, e in questo libro si parla della possibilità del cronovisore. Appunto, questo libro è stato pubblicato nel 1987. Successivamente alla morte di padre Ernetti, è venuto fuori un fantomatico nipote di cui non si ha nessuna ricerca ha portato al grado di parentela, che dice di aver ricevuto in punto di morte da padre Ernetti la negazione di quanto era successo, ossia che sì, era stato fatto uno studio sul cronovisore, ma non era mai stato realizzato. Però non si è trovato il legame tra questo fantomatico nipote e padre Ernetti, e neanche l'epistolare, solo la dichiarazione di questo signore. Nel primo capitolo del libro di padre Brun, addirittura, di cui il titolo è Papà aiutami, padre Ernetti parla delle prime esperienze sperimentali fatte appunto nel laboratorio di fisica di padre Gemelli, avente come obiettivo la possibilità di creare uno strumento atto a creare un ponte di comunicazione tra il mondo presente e i mondi passati. Quindi anche qua si trova una conferma nei laboratori di padre Gemelli. Quindi non è vero che padre Ernetti era così un pazzo e un mitomane, visto che delle prove, almeno degli studi, ci sono.
Nel 2002 esce un libro bomba proprio di Peter Grassa, il cui titolo in francese, tradotto in italiano, è Il nuovo mistero del Vaticano. E qua si riportano una serie di prove e considerazioni appunto sul cronovisore di padre Ernetti. Nel libro di Peter Grassa si citano alcuni dei nomi degli scienziati che parteciparono agli incontri con padre Ernetti e che si scrissero con padre Ernetti a proposito di questa possibilità di vedere quanto accaduto nel passato e quindi della realizzazione del cronovisore. Vedrete qua adesso, o qua, adesso vedo lo spazio in cui riuscirò a metterlo, un progetto quantomeno realistico tratto dal libro del cronovisore. Ma perché scienziati del calibro appunto di Enrico Fermi o di von Braun si sarebbero prestati al gioco di un mitomane? Queste sono le domande da porsi. Dopo è ovvio e palese, voi pensate, se uno strumento del genere è stato realizzato, quali implicazioni di stravolgimento della nostra vita a livello comunitario, a livello mondiale porterebbe, e quindi come sia o come non sia, sicuramente se questo oggetto è stato costruito o quantomeno ne sono state poste le basi teoriche per costruirlo, era palese che poi venisse completamente insabbiato. Quello che non si capisce è perché inizialmente il vescovato e il papa hanno dato il via libera, tanto è vero che padre Ernetti fu intervistato da parecchi giornali dell'epoca. Considerazione: visto che c'erano coinvolti almeno altri 12 scienziati famosi, perché nessuno di loro ne ha parlato, ma nessuno di loro ha smentito la cosa ufficialmente? Perché è stato lasciato divulgare a padre Ernetti sui tabloid e sulle riviste dell'epoca questa scoperta e questi studi, per poi improvvisamente farlo scomparire e far scomparire tutto e piano piano cercare di infangare quanto era stato detto? A chi ha giovato sia la sovraesposizione, che poteva essere mantenuta quantomeno segreta all'inizio, e poi la marcia indietro? È stato fatto forse tutto questo proprio per rendere, come dire, poco credibile la possibilità di un'invenzione del genere? Allo stesso modo è impossibile credere che 13 scienziati di fama internazionale si siano riuniti per nulla assieme a padre Ernetti. Cioè, per quale motivo avrebbero dovuto incontrarsi? Perché gli ha suonato il violino o il pianoforte? Cioè, sicuramente c'è stato un motivo molto importante per cui si incontrarono insieme, non certamente per parlare, tra virgolette, del sesso degli angeli. Conosciamo sicuramente ormai pubblicamente il nome di 3 degli scienziati che collaborarono, almeno quelli che io ho potuto recuperare tra i vari documenti dell'epoca: padre Agostino Gemelli, ora santo della Chiesa Cattolica, Werner von Braun, Enrico Fermi, e poi c'è un epistolare appunto con Majorana. Ma allora sapremo mai cosa è successo a padre Pellegrino Maria Ernetti? Questo è il nome completo di padre Ernetti. Come mai un mite e canonico insegnante di musica, scienziato, plurilaureato, sempre vissuto nell'ombra, improvvisamente è stato lanciato agli onori delle cronache per poi essere infangato e infamato? Quale potere politico o economico è intervenuto? Perché il clero stesso ha permesso questa cosa per poi tirarsi indietro? Cosa è intervenuto in quel momento? Cioè, veramente rasenta un po' la fantascienza. È vero che la cosa poi negli anni è stata trasformata in una vera e propria bufala, aggiungendo dettagli, aggiungendo cose anche che padre Ernetti non ha detto. Ma qual è il motivo? Cioè, inizialmente è stata autorizzata, era su tutti i giornali dell'epoca. L'ho fatto certo, perché risulta negli archivi vaticani, è stato fatto vedere un filmato all'allora Papa Pio XII
e al Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi. Quindi nel 1957 Ernetti fece vedere un video a queste due grandissime personalità dell'epoca. Dopo stupore e clamore, tutto è stato messo a tacere. Ovviamente, essendoci presente anche il Presidente della Repubblica Italiana, se la cosa fosse stata una mitomania, una falsità, presumo che padre Ernetti sarebbe stato quantomeno incarcerato. Poi però padre Ernetti è stato ridotto al silenzio e lui giustamente, come i voti gli imponevano, si è messo in disparte. È da aggiungere anche che Massimo Teodorani, un noto astrofisico italiano, ha scritto anche lui un libro sul cronovisore e da quello che scrive e descrive è piuttosto possibilista. Inoltre vorrei aggiungere che una delle allieve di musica di padre Ernetti, Sofia Lorenzi, nel 2016 ha parlato proprio del cronovisore, dicendo che a lei e a alcune altre allieve padre Ernetti aveva confidato un po' questa cosa della costruzione del cronovisore. A lei, come alle altre allieve, padre Ernetti è sempre apparso una persona perfettamente lucida, normale, tranquilla, molto mite e una persona dotata di grandi capacità intellettive. Quindi io ho cercato di riassumervi un po' in forma generale quello che è avvenuto. E tanto per mettere dell'altra carne sul fuoco, Ettore Majorana da lì a poco sparisce nel nulla. È morto, non è morto, è stato visto, non è stato visto. Fatto sta che dal 1959 non si seppe più nulla. Quindi Ettore Majorana, che non è, fra le altre cose, tra i 13 scienziati che abbiamo visto prima, c'è solo un interscambio, a quanto pare, epistolare. Perché sparisce nel 59? Come mai Ernetti viene ridotto al silenzio? Come mai tutta questa cosa viene coperta negli anni successivi, dopo questo entusiasmo iniziale, come se fosse stata quella che oggi chiameremo una bufala? E perché Von Braun o Enrico Fermi non hanno mai né smentito né confermato la loro partecipazione? Visto che era una bufala così grande, avrebbero quantomeno dovuto smentire, se non altro per l'onorabilità dei loro nomi di grandi scienziati. Perché in realtà si incontrarono e qualcuno ha le prove e le lettere di questi incontri. Ecco, questo è quanto ci è dato sapere oggi del cronovisore di padre Ernetti. Certo, sicuramente neanch'io vi ho svelato una verità eclatante, però ci tenevo a fare questo video per ridare equilibrio a questa storia. Non è una bufala fino in fondo e non c'è una verità chiara fino in fondo. Ci sono delle prove, delle testimonianze, però tutto si ferma lì, tutto è stato ben coperto sotto la polvere, come si dice. Il dubbio, lo ripeto, ribadisco, è questo: perché gli è stato consentito di andare davanti ai giornali? Perché ha fatto vedere qualcosa al Papa di allora e al Presidente della Repubblica di allora italiani? E perché dopo tutto questo è stato prima messo a tacere e poi negli anni questa cosa è stata coperta di ridicolo? Bastava semplicemente non pubblicizzarla all'inizio, non dargli il via all'inizio, perché allora era un'epoca in cui sotto alcuni aspetti c'era questa possibilità, questa volontà di divulgare la novità, soprattutto una novità gioiosa come questa, di poter vedere, capire delle cose. E poi improvvisamente invece sono subentrati i soliti poteri che governano il mondo? Questa è una domanda da porsi. Comunque, se volete, leggete sia gli scritti di Padre Brun, sia il libro Il nuovo segreto del Vaticano. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like perché queste cose aiutano il canale a crescere.
Spero che questo video vi sia piaciuto, quantomeno vi abbia dato uno spunto di riflessione, comunque la crediate che sia una bufala completa o che invece ci sia qualcosa del vero. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!